Sono Antonio Vitiello. Antonio, ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sei anche tu in attesa? Siamo sempre in attesa, è una vita in attesa. Eh sì, siamo un po' in attesa di quello che succederà sul mercato del Milan, che ancora non è partito per davvero. Cambi di dirigenti un paio di settimane fa e adesso siamo in attesa più che altro di Thuram, giusto? Sì, anche se poi in effetti sotto traccia è vero che loro dalla sede continuano a ribadire che si stanno muovendo, stanno facendo una serie di movimenti, bisogna capire poi quando verranno concretizzati, ecco, questi movimenti, queste strategie in sede. Uno dei giocatori principali che Milan sta seguendo è sicuramente Thuram, probabilmente l'obiettivo numero uno dell'attacco. E anche qui c'è un braccio di ferro in atto con il Paris Saint-Germain, che però nelle ultime ore sembra aver un po' allentato la presa su Thuram, magari proprio per una scelta del Paris stesso, e questo può favorire un inserimento del Milan. Infatti da un paio di giorni si nota e si percepisce da Vialdo Rossi un po' più di fiducia nei confronti di Thuram, un'apertura in più, ecco. C'è sicuramente un pressing alto da parte di Giorgio Furlani, che in questo momento è lui che fa le trattative, anche perché può firmare lui i contratti e tutto, e quindi vediamo. Non so se è stata data una deadline, devo essere onesto, a questa trattativa, perché evidentemente si vuole dare anche il tempo al giocatore di scegliere, e se tu lo segui realmente con tutta la tua energia possibile e immaginabile, allora gli puoi anche concedere qualche giorno in più. Poi ci sono sì i piani B, C e D, nel senso che ci sono comunque le alternative a Thuram, però ecco, vorrebbero vorrebbero creare a Milanello una coppia francese d'attacco, Giroud-Thuram, che poi si va ad alternare nel corso della stagione. Ma Antonio, la scelta e la decisione di Thuram, essendo un giocatore a parametro zero, andrebbe anche a influenzare quelle che sono poi le strategie per il resto del mercato? Penso all'esterno destro, su cui magari si potrebbe investire qualcosina in più nel caso veramente Thuram dovesse arrivare essendo a zero? Eh sì, sicuramente, perché il budget, anche poi la parola ovviamente budget non piace, però ecco, la capacità di spesa del Milan sul mercato non è infinita, quindi è ovvio che devi farti dei conti, è ovvio che devi fare un gioco ad incastri, no? Se prendi Thuram a zero puoi spendere di più per l'esterno. Se invece sfuma Thuram perché va al Paris Saint-Germain o all'Ipsia o in qualsiasi altra squadra e devi investire sulla punta, vai a sottrarre soldi in altri ruoli. Non ci dimentichiamo che il Milan deve fare, credo, almeno 5-6 operazioni in entrata, tra punta, tre quarti, esterno destro, centrocampo e il vice Teo Hernandez. Questo solamente insomma per sommariamente ricordare tutti i ruoli che il Milan ha bisogno di essere poi rinforzato e ritoccato nel corso di quest'estate. Poi ci sono le cessioni, insomma il lavoro da fare è tanto. Siamo al 20 di giugno, direi che è iniziato anche il momento di cominciare a stringere un po' e ad ufficializzare qualche giocatore. Invece Antonio, su Teo possiamo stare tranquilli o secondo te sarà un'estate magari un po' in ansia, ecco? Ma guarda, secondo me con la proprietà Redbird non ci sono giocatori incedibili, nel senso che se dovessero arrivare delle offerte ma davvero importanti, davvero grosse, le valuteranno, come un po' succede ovunque, perché noi ci spaventiamo quando c'è una cessione, ma anche il Real Madrid vende, anche il City vende, anche lo United vende, vendono tutti. Bisogna saper vendere, secondo me, bisogna capire qual è la cifra giusta. Per esempio i 60 milioni per Teo mi sembrano troppo pochi, l'altro giorno è filtrata questa notizia. Discorso diverso sarebbe 90-100 milioni, e comunque è vero, ti privi di un grandissimo giocatore, ma poi hai
una somma e una cifra da poter aggiustare tutto il resto della squadra, no? E anche in passato il Milan ha venduto, non è che il Milan non ha mai venduto, quando ha venduto Kakà, Shevchenko, insomma ha ceduto giocatori importanti, quindi fa parte del calcio la cessione. L'importante è saper vendere e soprattutto saper sostituire un giocatore. Con questo non voglio dire che Teo Hernandez partirà sicuramente, anzi, però è un po' la filosofia, ecco, di questa nuova proprietà, che credo nessun giocatore sia incedibile. A proposito invece di entrate, Antonio, è circolato da qualche giorno il nome di Arda Güler. Ieri ha fatto un grandissimo gol. È un giocatore che ha una clausola, sì, però insomma è sul taccuino di praticamente mezza Europa. Sì, ne avevamo parlato su Milan News, credo 4-5 giorni fa. Avevo capito che questo giocatore piaceva al club, avevo ricevuto anche delle conferme proprio da persone in sede, e dunque confermiamo che è sulla lista del Milan. Ci sono però due problematiche. La prima è relativa alla concorrenza, perché ci sono tantissimi club su Arda Güler, cioè veramente piace a mezza Europa. Quando c'è da fare un'asta, io credo che il Milan parta sempre un po' spaventato, perché quando si alza il prezzo poi è dura andare a competere. C'è sicuramente la questione della clausola, lui ha una clausola di 17 milioni e mezzo, e l'altro dubbio è relativo alle commissioni, perché comunque viene gestito dalla famiglia, chiedono delle cifre abbastanza alte di commissioni. Questo è un altro punto negativo. Poi ovviamente il ragazzo è di grandissimo talento, 18 anni, abbiamo visto anche ieri un gol bellissimo con la maglia della Turchia, quindi se il Milan dovesse prenderlo credo che farebbe davvero un bel colpo. Però noto anche delle difficoltà, ecco, nell'andare a prendere Güler, 18 anni, anche perché, ripeto, se vai ad investire 17-18 milioni, poi devi toglierlo questa cifra, devi togliere dal resto del budget a disposizione per prendere tutti gli altri giocatori per rinforzare la squadra. Antonio, come al solito, grazie, alla prossima, buona estate e buon mercato. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.